Buongiorno, oggi parliamo delle fratture di calcagno, cioè delle fratture che coinvolgono l'osso del tallone. Si tratta di fratture tutto sommato poco frequenti, rappresentando non più del 2% del totale, e sono soprattutto fratture generalmente ad alta energia, cioè fratture che nascono da traumi come incidenti stradali o cadute dall'alto. La diagnosi è semplice, basta una radiografia, ma soprattutto è necessaria una TAC, che è molto più utile nel valutare la frattura rispetto a un esame come la risonanza magnetica. L'ecografia poi è un esame ancora meno utile che generalmente non è richiesto. Quando parliamo di una frattura usiamo dei criteri per descriverla. Questi criteri, ridotti all'essenziale, sono la possibilità che la frattura sia composta o scomposta, cioè una frattura in cui i frammenti sono o non sono allineati tra di loro, se la frattura è completa o incompleta, cioè se interessa o meno tutto lo spessore dell'osso, e se la frattura interessa o meno l'articolazione. In quest'ultimo caso parleremo di frattura intraarticolare o extraarticolare. C'è poi una possibilità aggiuntiva, che è quello che la frattura possa essere aperta o chiusa. Frattura aperta è una frattura in cui c'è un danno anche della pelle e quindi l'osso è teoricamente messo in contatto con l'ambiente esterno, come terreno, fango, acqua, e questo ovviamente rappresenta un fattore prognostico estremamente sfavorevole perché può portare alla formazione di una infezione cronica dell'osso che noi chiamiamo osteomielite. Ovviamente la possibilità di dover operare una frattura è tanto più probabile quanto più la frattura è completa, scomposta, con un coinvolgimento della articolazione. Come detto prima, il fatto che la frattura sia aperta rappresenta null'altro che un fattore prognostico sfavorevole per lo sviluppo di una infezione, che potrebbe quindi richiedere ulteriori interventi in futuro a causa della infezione dell'osso. Operare subito o meno dipende sostanzialmente dalla tumefazione, cioè dal gonfiore dei tessuti molli. Quando il paziente arriva con un piede molto gonfio sarà bene aspettare qualche giorno in modo che i tessuti si sgonfino e ci permettano quindi di poter operare con un maggior margine di sicurezza per evitare quindi una sofferenza dei tessuti molli come la pelle, i tendini, i muscoli, i legamenti. Se il paziente assume un anticoagulante, questo andrà sospeso. Al posto dell'anticoagulante useremo quindi un'eparina a basso peso molecolare. I pazienti che invece assumono cardiospirina possono tranquillamente continuare a prenderla. Questo farmaco infatti non necessita di essere sospeso. Quando parliamo di intervento parliamo di riduzione e sintesi. Questi due termini indicano quindi la possibilità di riallineare i frammenti scomposti e di sintetizzarli, quindi stabilizzarli con dei mezzi di sintesi, che sono generalmente mezzi di sintesi metallici, come placche o viti. Per un ulteriore grado di sicurezza sulla buona riduzione e quindi allineamento dei frammenti ossei, usiamo un amplificatore di brillanza, cioè una sorta di apparecchio radiografico che ci permette quindi di controllare durante l'intervento, passaggio dopo passaggio, la bontà della riduzione che otteniamo visivamente. L'accesso chirurgico può essere un accesso chirurgico mini-invasivo, ma generalmente, proprio perché sono fratture generalmente complesse, generalmente, dicevo, si preferisce usare un accesso chirurgico, diciamo, esteso, come quello rappresentato nella fotografia. Si tratta di un accesso chirurgico curvilineo che ci permette di avere una piena esposizione dei frammenti ossei e in questo modo possiamo essere sicuri di avere una riduzione molto più accurata. Per eseguire la osteosintesi delle fratture di calcagno abbiamo bisogno di utilizzare dei set che includono molti strumenti per la preparazione e la misurazione delle viti. Le viti giungono in questi set in varie forme e dimensioni.
in modo da poter avere la scelta migliore possibile. Il set giunge ovviamente con le placche e le placche possono variare anch'esse in forma e dimensione. Queste in particolare sono più adatte per una tecnica mini-invasiva, mentre invece per le fratture più impegnative, più pluriframmentarie, si preferisce usare placche con una geometria di questo tipo. Queste placche sono a stabilità angolare, oppure come dicono gli inglesi, locking plates. Ci sono delle placche con una filettatura al loro interno. All'interno di questa filettatura viene avvitata la guida per il trapano. Questa punta di trapano preparerà l'alloggiamento delle viti e le viti, una volta inserite, andranno a incastrarsi in modo estremamente stabile all'interno della placca. La prima parte dell'intervento chirurgico consiste nell'identificare e ridurre la faccetta sottoastragalica, che è quella porzione dell'articolazione che più comunemente viene compromessa e che, se non trattata adeguatamente, mette i pazienti a maggior rischio di sviluppare un'artrosi sintomatica negli anni futuri. Una volta ottenuta una buona riduzione, si inseriscono 1 o 2 viti in compressione. Una volta preparati gli alloggiamenti delle viti, con questo strumento si va a misurare esattamente la lunghezza della vite, in modo da evitare che la punta della vite possa sporgere oltre l'osso. Fatto questo, inseriamo quindi la vite, che va messa in compressione, esercitando cioè una forza tale da poter avvicinare i frammenti ossei, permettendone quindi la guarigione adeguata. Finita questa prima parte dell'intervento, dovremo poi utilizzare finalmente le placche, a stabilità angolare idealmente, e queste placche daranno in particolare una stabilità a tutto il costrutto, permettendo quindi di ripristinare l'anatomia del calcagno, che molto spesso in queste fratture è compromessa. Queste placche a stabilità angolare prevedono quindi l'inserzione di varie viti. Queste viti permetteranno l'ancoraggio migliore possibile della placca proprio a ridosso dell'osso. Di nuovo, ogni volta che prepariamo il foro per la vite, utilizziamo questo semplice strumento di misurazione, in modo da permetterci di utilizzare la vite più corta possibile. Inseriamo quindi la vite, che va quindi, come dicevo già prima, a incastrarsi all'interno della placca, creando un costrutto molto stabile. Questo stesso procedimento viene ripetuto diverse volte, in modo da ancorare la placca in più punti sull'osso. Alla fine avremo quindi una vite libera a livello dell'articolazione e la placca con delle viti che vanno a stabilizzare la frattura. Dopo l'intervento bisognerà usare un tutore a stivale lungo per le successive 4, ma più probabilmente 6 settimane, e con questo tutore addosso potrete appoggiare il peso solo in maniera sfiorata, quindi sarà il fisioterapista a insegnarvi come camminare col carico sfiorato. Fin tanto che non potrete appoggiare tutto il peso a terra, dovrete osservare una profilassi con eparina a basso peso molecolare per ridurre il rischio di trombosi. Per evitare il gonfiore invece sarà molto importante tenere spesso e volentieri il piede sollevato. La medicazione è generalmente eseguita una volta alla settimana ed è molto importante per cercare di stimolare la cicatrizzazione, evitare di fumare. Sappiamo infatti che i fumatori, soprattutto i forti fumatori, sono una categoria a rischio per sviluppare problemi di cicatrizzazione a questo livello. Nei mesi a seguire dovrete sicuramente fare la fisioterapia per il linfodrenaggio, la mobilizzazione articolare e per educarvi un po' alla volta ad appoggiare tutto il peso a terra. Le complicanze dell'intervento includono problemi di cicatrizzazione della ferita. In questo caso, come già accennavo prima, ci sono delle categorie a rischio, come i fumatori,
ma non dobbiamo dimenticarci i diabetici o i pazienti dializzati. In alcuni casi questo problema di cicatrizzazione della ferita è tale da dover usare un sistema a pompa negativa. Si tratta cioè di una macchina che viene applicata 24 ore al giorno e sostanzialmente si tratta di un piccolo motore che dovrete portare con voi come una borsetta che lavorerà 24 ore al giorno per stimolare la guarigione. Talvolta purtroppo questo sistema da sé non è sufficiente, pur essendo molto utile, e nei casi più gravi bisogna addirittura considerare la possibilità di un intervento di chirurgia plastica. Non è da escludere anche la problematica della infezione, per quanto poco probabile. Naturalmente l'infezione è più probabile nei casi di frattura aperta, come dicevamo all'inizio. In casi di infezione bisognerà sicuramente prendere un antibiotico per bocca o endovena, ma generalmente in questi casi la scelta viene fatta dall'infettivologo. La ferita infetta oppure l'osso infetto possono avere bisogno di multipli interventi di pulizia. Quando parlo di interventi parlo proprio di operazioni in sala operatoria. E talvolta anche tra un intervento e l'altro bisognerà usare di nuovo questo sistema di pompa a pressione negativa per stimolare la cicatrizzazione. La trombosi venosa profonda, per cercare di ridurne la incidenza, si usano delle punture da fare una volta al giorno con eparina a basso peso molecolare. La puntura non è dolorosa e sicuramente è più efficace soprattutto per i rischi della ferita che può derivarne rispetto agli anticoagulanti orali. L'artrosi è la complicanza più frequente, in particolare il coinvolgimento della superficie articolare della sottoastragalica porta allo sviluppo di una sofferenza della cartilagine che nei mesi o negli anni a seguire può essere trattata inizialmente con delle infiltrazioni di cortisone piuttosto che di acido ialuronico di plasma, che conosciamo col nome di PRP, ma nei casi più avanzati e soprattutto meno responsivi al trattamento conservativo non è escluso un altro intervento che si chiama artrodesi, cioè la fusione della articolazione tra astragalo sopra e calcagno sotto. Volendo riassumere in poche parole il trattamento delle fratture di calcagno, mi sento di dire che si tratta di una problematica impegnativa sia per il paziente che per il chirurgo. Per il chirurgo sicuramente si tratta di una problematica legata alla frequente pluriframmentarietà dei frammenti e al fatto che la frattura quasi sempre coinvolge anche l'articolazione. D'altra parte per il paziente si tratta di fratture che richiedono diversi mesi di fisioterapia, tenendo poi presente sempre il rischio che a causa del coinvolgimento articolare si possa sviluppare un quadro di artrosi a livello dell'articolazione sottostragalica posteriore e questo potrebbe richiedere anche un successivo intervento chirurgico per la artrodesi, cioè il blocco della articolazione. D'altra parte però si tratta spesso di fratture che non possono essere lasciate guarire da sole. Infatti molto spesso la frattura tende a deformare l'osso e a coinvolgere l'articolazione in una maniera tale che l'unica opzione da considerare è quella chirurgica. Il consiglio quindi è sempre di discutere bene col vostro chirurgo sul tipo di intervento chirurgico, sul tipo di complicanze intra e post-operatorie e quali risultati attendersi nel post-operatorio. Vi ringrazio per l'attenzione.